Non so come dichiararmi a lei, ho paura che si sgretoli la mia amicizia con lei. Allora, Mr. New Vegas, devo dire che il tuo è un problema molto serio, perché la tua preoccupazione di rovinare un'amicizia dichiarandoti è una preoccupazione molto seria e realistica. Io non sono nessuno per darti un consiglio, però tu lo scrivi in chat e io quindi mi sento di risponderti. Ti dico, tu guarda nel tuo cuore, cerca di capire se per te questa persona è veramente importante da quel punto di vista lì, perché se tu non lo fai te ne pentirai per sempre. Se tu senti che per te è importante fino a quel punto, rischia tutto. È il momento di essere Giga Chad, è il momento di buttarsi, di dichiararsi, di dire tutto in modo spontaneo. Trattala come una persona normale, come un'amica, non farti formule, non farti schemi, strategie. Dillo chiaramente, sinceramente, gentilmente, onestamente, perché se senti di volerlo fare e non lo farai te ne pentirai. Puoi rischiare di rovinare un'amicizia, ma se veramente senti un'emozione più forte dell'amicizia, rischi di tenerti un'amica, ma di tenerti anche il rimpianto e la sofferenza per sempre. Devi decidere tu cosa vale la pena preferire. Ma se tu senti qualcosa di forte, ti dico, buttati. Sii Giga Chad. Sempre. In tutti i problemi essere Giga Chad ti aiuta. E se va male, pazienza. Guarda avanti. Accetta e guarda avanti. Così fa il Giga Chad. È sempre così. Lasciatemi essere banale. Lasciatemi essere banale. Ma finché tu non stai bene con te stesso, finché non trovi tu il coraggio dentro, finché non ti piaci in un certo modo, vedrai sempre il mondo intorno a te schifoso e impossibile. Come i Dunmer del villaggio qua, che non fanno altro che dire che fa schifo quel posto, e quando lo guardano farà sempre più schifo. Ma tutto parte da dentro. È banale, lo so, mi sento anch'io banale nel dirlo, ma purtroppo è vero. Tutto parte dalla percezione. Dovete cambiare la percezione e poi non dico che di colpo si diventa ricchi con la donna che vi ama e con un futuro felice, ma un pochino cambia, avete un pochino di coraggio in più per fare dei passi avanti, ma deve partire da te, se no nessuno ti tirerà mai fuori da lì, mai, devi farlo tu, non c'è altro modo. Sapete perché dico che ci vuole coraggio? Perché noi tutti, almeno io, sono cresciuto con l'idea dell'umiltà, di non potersi celebrare da soli, che è buono, è giusto, ma a volte quando esageri con l'umiltà finisci per avvilirti. Dobbiamo anche avere il coraggio di vedere le cose positive e che apprezziamo di noi stessi. Avere autostima, sarà banale di nuovo, ma io penso che tanti di noi, troppi di noi, vivono senza alcuna autostima. E non si va da nessuna parte. Il coraggio non arriverà mai se tu non stimi te stesso, perché dove trovi il coraggio se pensi di fallire sempre? Quando trovi il coraggio e tiri fuori il tuo piccone e picconi ciò che ti dava fastidio, ti senti come quando finisci Dark Souls, ti senti di aver superato un ostacolo, di aver superato i tuoi stessi limiti, quelli che pensavi che fossero limiti, ma che non lo erano, non lo sono più, perché li hai superati, e quindi puoi. E ora sai che puoi, ed è gasante, ti senti pieno di energie, di voglia di continuare, ti dici, ma perché non l'ho fatto finora? Perché finora non l'ho fatto? Dov'ero finora? Ed è per quello che dico, fatelo subito, prima possibile, poi ti senti bene e si parte. Devi prima stare bene da solo e poi puoi stare in compagnia. Se cerchi una persona che colmi il vuoto di solitudine che tu hai, lì veramente parti dritto per il fallimento. Devi trovare qualcuno dopo che tu già stai bene con te stesso da solo, non c'è altro modo. Tutti pensiamo di essere unici e soli in questo. Pensiamo di essere gli unici a fare queste esperienze. Tutti gli altri su Instagram che sorridono, sulle barche, con la torta, i piatti di spaghetti davanti, il fidanzato che sorride. E pensiamo di essere gli unici a rimanere chiusi in queste cose, in queste prigioni mentali, nella solitudine a casa. E poi ne parli e scopri che non è così. Emergono tutti. È molto più comune di quanto pensiamo. Siamo tutti nella stessa barca.
Non puoi pensare all'ingresso di una persona nella tua vita come una destabilizzazione, perché gli uomini sono animali sociali, gli uomini sono nati per vivere in gruppo, in socialità, e noi possiamo illuderci di poter vivere da soli, ma non è così. La vita appassisce da solo, le tue opinioni diventano sempre più sceme, perché non le puoi confrontare, ti senti, perdi contatto con la realtà, perché è facile impazzire da soli. Gli altri servono anche per mantenere la salute mentale, per mantenere una prospettiva che non sia solo la tua e basta. Le altre persone sono fondamentali per metterti una mano sulla spalla, per abbracciarti, per farti sentire che esisti. Non si può vivere da soli, per quanto sia allettante quando hai un tipo di mentalità, ma non si può vivere da soli. La nostra natura non è di vivere da soli, non si può. Va tutto male. Se tu stai veramente da solo, non puoi che peggiorare. Poi se vuoi fare l'eremita, ma devi avere la vocazione però. Io non ce l'ho, ed è una scelta contro natura essere un eremita. Quelli che ridono sono i pepega, persone che sanno che la vita va anche presa con leggerezza. Se ogni giorno, ogni minuto siamo seri, siamo composti, moderati, la vita diventa una tristezza unica. Come dice anche Battiato, un po' di leggerezza in più. Vi consiglio la canzone L'animale di Battiato, ascoltatela subito, non subito, dopo, quando volete. Vivere con un po' più di leggerezza è il vero segreto della vita. E anche Battiato, secondo me, ha avuto un'infanzia di quel tipo, molto intellettuale, molto fatta di pensare alle cose troppo. La leggerezza del pepega è una delle chiavi del godersi la vita di più. Basta pensare a sti leopardi, basta, ridi, fatti due risate, che stai meglio.